Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo diverse ore di guida tra paesaggi mozzafiato, colline ondulate e villaggi pittoreschi, sono arrivato nella bellissima città di Quebec City. Quebec City è la seconda città più grande della provincia del Quebec. Questa incantevole città si trova nel Canada orientale, sulla riva settentrionale del fiume San Lorenzo. È stata fondata più di 400 anni fa ed è nota per essere uno dei luoghi più visitati del Canada. Durante la mia visita ho avuto l'opportunità di fare una passeggiata nella più famosa via chiamata Le Rue du Petit Champlain, una via pedonale molto pittoresca e vibrante, frequentata da tanti turisti e rinomata per le sue numerose bottega artigiane e ristoranti. La città fu fondata nel 1608 e il suo cuore antico è costituito da un insieme di mura in pietra e vicoli acciottolati, dall'aspetto tipicamente europeo. Il suo centro storico, conosciuto come Vieux Québec, nel 1985 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Infatti questo riconoscimento è dovuto alla sua straordinaria importanza storica e culturale. La sua architettura riflette l'influenza coloniale francese con numerosi edifici ben conservati. Una volta visitata la parte bassa, mi sono spostato nella zona alta della città, dove ho trovato altri punti di interesse affascinanti, tra cui la famosa Place Royale, dove Quebec City è stata fondata, la cattedrale di Notre-Dame de Québec, dichiarata patrimonio dell'UNESCO, e l'edificio del Parlamento della provincia del Québec. Ma quello che non passa inosservato è il famoso Chanton Frontenac, un imponente hotel che domina la città, nonché uno dei monumenti più celebri della città. La posizione suggestiva a picco sul mare ne alimenta la visibilità e l'effetto. Secondo la mia esperienza posso assolutamente dire che in una giornata, se non si hanno molte pretese, si può visitare tutta la città e avere un'ottima panoramica delle principali attrazioni. Ma non è tutto qui. Una volta aver salutato la città, ci siamo messi nuovamente alla guida costeggiando il fiume San Lorenzo, perché a pochi chilometri di distanza si può visitare la bellissima cascata Monte Morency. Arrivata a destinazione, parcheggiata all'interno del sito, ci siamo diretti verso un breve sentiero pedonale sopraelevato, dove ci siamo fermati in diversi punti panoramici che si affacciano sul fiume San Lorenzo. Pian piano che ci avvicinavamo sempre di più, il suono iniziava a farsi sentire. Passo dopo passo, la curiosità iniziava a stravolgerci. Arrivati in cima, ci dirigiamo verso la passerella sospesa che attraversa la cascata. Salirci su è stata un'esperienza adrenalinica che ricorderò per sempre. Sentivamo l'acqua sotto i piedi e la potenza maestosa che arrivava giù sul fiume. Ma non ci bastava, così abbiamo continuato il nostro sentiero che ci portava alla scalinata panoramica che costeggia la cascata. Scendere quei gradini significava avvicinarsi sempre di più e sentire le gocce d'acqua nebulizzarsi sul viso. Una volta arrivati giù avevamo davanti a noi Monte Morency. Per un momento siamo rimasti a bocca aperta, eppure ne avevamo viste di cascate nel nostro viaggio passato in Islanda. Ma questa era veramente maestosa. Alta ben 85 metri, più alta della famosa cascata del Niagara, ma meno conosciuta. Lasciamo alle spalle questa avventura, se così possiamo chiamarla, ci incamminiamo verso la funivia che ci porta nuovamente su. Che dire? Per me il Quebec non è stata mai una meta che avevo considerato, eppure devo dire che si è rilevata una scoperta inaspettata e meravigliosa. Porterò con me un bellissimo ricordo.